Hello and welcome back to Italian Stories. Today I have one more exciting story for you, and it's about how a man lost everything. Enjoy the story, and thank you so much for learning with me. Mi chiamo Matteo. Qualche giorno fa ho trovato una vecchia foto in una scatola. Due ragazzi seduti su un muretto, con le ginocchia sporche e il sole negli occhi. Uno ero io, l'altro era Riccardo, il mio migliore amico di quando ero bambino. Ho preso la foto in mano e sono rimasto fermo per molto tempo. Non piangevo perché Riccardo era morto. Non era morto. Non era successo niente di tragico. Piangevo perché guardavo quei due ragazzi e pensavo: quando ho riso così per l'ultima volta, quando ho avuto accanto qualcuno con cui potevo essere davvero me stesso, non sapevo rispondere e questo mi ha fatto paura, molta paura. Riccardo e io siamo cresciuti nello stesso palazzo, a Torino. Lui abitava al primo piano, io al terzo. Non avevamo bisogno di telefonarci. Bastava scendere le scale e suonare il campanello. Dopo la scuola ci incontravamo nel cortile dietro casa. Era un cortile brutto, con cemento rotto, biciclette vecchie e qualche pianta secca. Ma per noi era il centro del mondo. Lì giocavamo a pallone. Lì costruivamo rifugi con cartoni. Lì parlavamo dei nostri sogni. Riccardo voleva diventare cuoco. Io volevo viaggiare in tutto il mondo e scrivere libri. Non sapevamo niente della vita, ma parlavamo come se sapessimo tutto. Eravamo liberi, o almeno così ci sentivamo, e soprattutto eravamo insieme. Da bambini facevamo tante promesse. Promettevamo di aprire un ristorante insieme, promettevamo di comprare una casa vicino al mare, promettevamo di non diventare adulti noiosi e promettevamo di restare amici per sempre. Per sempre. Che parola grande. I bambini la dicono facilmente perché non conoscono ancora il peso del tempo. Io e Riccardo ci credevamo davvero. Ogni estate era nostra. Ogni pomeriggio era nostro. A volte litigavamo per stupidaggini, una partita persa, una parola detta male, una bicicletta presa senza chiedere, ma dopo un'ora era tutto finito. Bastava un gelato, una risata, una nuova idea. Con lui non dovevo fingere niente. Se avevo paura potevo dirlo, se ero triste potevo restare in silenzio. Riccardo capiva, sempre. Pausa breve. Spero che la storia ti piaccia finora. Se vuoi non solo ascoltare l'italiano, ma anche capirlo e parlarlo davvero, ho scritto un libro. Brevi storie avvincenti in italiano, che ti fanno avanzare passo dopo passo. È già disponibile online. Il link è nella descrizione o fissato come commento. E ora torniamo alla storia. Divertiti! Poi siamo cresciuti, prima lentamente, poi troppo in fretta. Io sono andato in un liceo dall'altra parte della città. Riccardo ha iniziato una scuola professionale. All'inizio ci vedevamo ancora, meno, ma ci vedevamo. Poi sono arrivati nuovi amici, nuovi orari, nuovi problemi. Io studiavo molto, volevo essere bravo, volevo andare via, volevo dimostrare qualcosa. Riccardo lavorava nel ristorante di suo zio il fine settimana. Era spesso stanco. Ci scrivevamo messaggi semplici. Ci vediamo presto. Dai, domenica. Ti chiamo dopo. Ma dopo diventava domani. Domani diventava la settimana prossima. La settimana prossima diventava mesi. Non abbiamo mai litigato. Nessuno ha chiuso una porta. La porta è rimasta lì, aperta. Ma nessuno di noi è più entrato. Gli anni passarono così. Io andai a Milano per lavorare in una casa editrice. Non diventai scrittore, ma lavoravo con i libri. Dicevo a tutti che era quasi la stessa cosa. Non era vero. Avevo un buon lavoro, un appartamento piccolo ma bello, una vita ordinata.
ma ero sempre occupato, sempre in ritardo, sempre con una mail da mandare, una riunione da preparare, un treno da prendere. Ogni tanto pensavo a Riccardo, quando sentivo l'odore del sugo in una cucina, quando vedevo due ragazzi giocare a pallone in un cortile, quando trovavo una vecchia foto. Pensavo, devo scrivergli. Poi non lo facevo, non perché non mi importava, forse proprio perché mi importava troppo. Avevo paura che fosse strano, paura che fosse tardi, paura di scoprire che non eravamo più niente. Dopo aver trovato la foto, quella paura non bastava più. Ho preso il telefono e ho cercato il suo nome, Riccardo Ferri. Ce n'erano tanti, troppi. Poi ho ricordato il nome di suo zio e del ristorante. Ho cercato anche quello. Il ristorante non esisteva più, ma ho trovato una piccola trattoria in provincia, con una foto davanti alla porta. Nella foto c'era un uomo con un grembiule blu, un po' di barba e lo stesso sorriso di Riccardo. Il cuore mi ha battuto forte. Era lui. La trattoria si chiamava La Pentola Verde. Ho trovato un numero. L'ho guardato per quasi 10 minuti. Poi ho chiamato. Una voce ha risposto: «Pronto?» Era più bassa, più adulta, ma era sua. Ho detto: «Riccardo, sono Matteo». C'è stato un silenzio. Poi lui ha riso, una risata vera, e io sono tornato bambino. Il sabato dopo sono andato da lui. Ho preso un treno, poi un autobus, poi ho camminato per 10 minuti lungo una strada con campi e case basse. La trattoria era piccola, con tavoli di legno e piante vicino alla finestra. Riccardo è uscito dalla cucina appena mi ha visto. Aveva le mani infarinate. Non ha detto una frase bella, non ha fatto un discorso. Ha solo aperto le braccia e mi ha abbracciato, forte, come se il tempo fosse stato lungo, sì, ma non abbastanza forte da cancellare tutto. Io ho sentito un nodo in gola. Mi sono vergognato un po', per tutti gli anni di silenzio, per tutti i messaggi mai scritti. Lui invece mi ha dato una pacca sulla schiena e ha detto: «Hai fame?» Era una frase semplice, ma era anche un modo per dire: «Sei ancora il benvenuto». Mi sono seduto a un tavolo vicino alla finestra. Riccardo è tornato in cucina e dopo poco mi ha portato un piatto di pasta fresca con pomodoro, basilico e formaggio. Niente di complicato, ma era buonissima. Mangiavo e lo guardavo muoversi tra i tavoli. Salutava tutti, conosceva i clienti per nome, chiedeva a una signora se il figlio stava meglio, portava acqua a un uomo anziano prima che lui la chiedesse. Rideva con una bambina che non voleva mangiare le verdure. Riccardo non era famoso, non era ricco, non aveva una vita grande come quelle che vediamo sui social, ma era presente, davvero presente, nel suo posto, nella sua cucina, nella sua vita. Io invece mi sentii improvvisamente lontano dalla mia. Dopo il pranzo siamo usciti dietro la trattoria. C'era un piccolo orto con pomodori, erbe aromatiche e una vecchia sedia di plastica. Ci siamo seduti su 2 cassette di legno. All'inizio abbiamo parlato del passato, del cortile, dei vicini, dei giochi, dei nostri genitori. Poi Riccardo mi ha chiesto: «E tu sei felice a Milano?» Volevo dire sì subito. Era la risposta normale, la risposta facile, ma con Riccardo non funzionava. Lui mi conosceva prima delle risposte facili. Allora ho guardato l'orto, le sue mani, la terra sotto le sue scarpe. Ho detto: «Non lo so, credo di essere stanco». Lui ha annuito. Non ha provato a darmi consigli, non mi ha giudicato. Ha solo detto: «Capita quando si corre troppo». Quella frase è rimasta dentro di me. Pausa breve. Capisci l'italiano davvero bene. Ma capire e parlare sono due mondi diversi.
Stiamo creando un sistema unico di lingua di 30 giorni per persone come te, che vivono in Italia o vogliono viverci ma non osano ancora parlare. Niente grammatica noiosa, solo 15 minuti al giorno. Puoi già riservare il tuo posto e avere il 30% di sconto sul corso. Il link è in descrizione. Expatly, where speaking becomes living. Il giorno dopo siamo tornati nel quartiere dove eravamo cresciuti. Il palazzo era ancora lì, ma diverso. Il portone era nuovo. Il cortile era più piccolo di come lo ricordavo. Molto più piccolo. Il muro dove sedevamo era stato dipinto. Non c'erano più le biciclette vecchie. Non c'erano più i cartoni né le nostre urla. Per un momento mi sono sentito triste, come se qualcuno avesse pulito via una parte di noi. Poi Riccardo ha indicato un angolo del cortile e ha detto: «Lì hai pianto quando hai perso il tuo primo pallone». Io ho riso, me n'ero dimenticato. Lui no. Poi io gli ho ricordato il giorno in cui aveva bruciato una pentola cercando di fare una zuppa a 12 anni. Lui ha riso così forte che una donna al balcone ci ha guardati. In quel momento ho capito. Il luogo era cambiato, ma qualcosa tra noi era ancora vivo. Dopo quel fine settimana non ho cambiato tutta la mia vita. Non ho lasciato subito il lavoro. Non sono diventato scrittore in una notte. La vita vera non funziona così. Però ho iniziato a fare piccoli cambiamenti. Ho tolto alcune cose dal calendario. Ho smesso di dire sempre sì. Ho scritto a persone che avevo lasciato lontane. Ho chiamato mia madre più spesso e ho iniziato a scrivere di nuovo. Poco. 10 minuti al giorno. A volte solo una frase, a volte una pagina. Riccardo mi mandava foto della trattoria, del pane appena uscito dal forno, dei pomodori dell'orto. Io gli mandavo piccoli testi. Lui rispondeva sempre con poche parole. Continua. Questo è bello. Qui sei tu. Quelle parole mi davano più forza di tanti complimenti professionali. Oggi Riccardo è di nuovo nella mia vita. Non come quando avevamo 12 anni. Non ci vediamo ogni giorno. Non passiamo intere estati insieme. Siamo adulti. Abbiamo lavoro, stanchezza, responsabilità. Ma ora c'è un filo vero. Ci sentiamo ogni settimana. A volte vado alla trattoria, a volte lui viene a Milano e camminiamo senza fretta. Con lui non devo sembrare interessante. Non devo spiegare il mio lavoro con parole intelligenti. Non devo dimostrare niente. Sono Matteo, il ragazzo del cortile, il ragazzo che voleva scrivere libri, il ragazzo che aveva quasi dimenticato una parte importante di sé. Ecco cosa ho capito. Alcune amicizie non finiscono perché l'amore finisce. Finiscono perché nessuno fa il primo passo. Ma a volte basta una foto, una telefonata, una voce dall'altra parte. Basta dire: mi sei venuto in mente. E una porta, anche dopo tanti anni, può aprirsi di nuovo. L'hai fatto molto bene. Ora il prossimo passo è parlare con sicurezza. Prenota il tuo posto nel corso di 30 giorni e ottieni il 30% di sconto. Link in descrizione. Alla prossima!